Ragazzacci, buona giornata. Benvenuti allora a una nuova sbarbatina. Meno male stamattina me ne sono accorto, non avevo acceso la telecamera, avevo già montato il sapone, ho fatto tutta l'introduzione e poi mi sono accorto che non avevo acceso la telecamera. Meno male, vai, si rinizia da capo allora. Ho dovuto buttare via il sapone, vabbè, peccato. Allora, saponcino di oggi ragazzi, sapone di un amico, lo zio Sam, del gruppo Telegram Sbarbati e Profumati e anche canale YouTube. Molti di voi sicuramente lo conoscono, è l'unico pazzo che si fa la barba all'aria aperta d'inverno. Non so come fa veramente, è un grande lo zio Sam che ci fa conoscere posti bellissimi dell'Italia. Cercate il canale di lui se non l'avete mai visto e iscrivetevi, veramente merita. E il profumo del sapone di oggi è un sapone che ha il tappo salva fragranza, è la parcita, come la chiamate voi in inglese, il passion fruit, frutto della passione in italiano. E veramente il sapone sa di parcita, veramente ottima la profumazione. Sapone che è un arefa, come vedete, arefa soap, sapone fatto in Ucraina. Vedete che c'è due prelievi, uno era quello di stamani che meno male mi sono accorto che non avevo acceso la camera, e uno che feci quando feci il video di presentazione del sapone sul canale dello zio Sam. E vedete che è un sapone fatto dall'Inci con grasso di orso. Non sapevo che in Ucraina avevano tanti orsi che li usano addirittura per farci sempre la solita botta al lavandino per farci il sapone. Allora prendiamo una nocciolina di sapone, come mia abitudine, ragazzi, lo sciolgo in ciotola con qualche goccina di acqua tiepida, così acceleriamo il processo scusate, anche del video. Comunque questo è un sapone a pasta abbastanza dura, anche se prelevate direttamente dalla ciotola col pennello non avrete nessun problema, correte il rischio di portar via mezzo ciotola di sapone, perché il sapone penso che si presta tranquillamente per essere prelevato anche direttamente dalla ciotola, già che, come vi dicevo, è abbastanza duro. Non è un sapone a pasta dura, però insomma non è una crema morbida, ecco. Allora vedete che con le mani ce l'ho fatta a scioglierlo abbastanza bene. C'è rimasto qualche pezzettino ancora piccolino che non riesco a sciogliere, ma va bene, io direi che all'incirca ci siamo. Allora lasciamo il sapone qualche secondo intanto a finire di sciogliersi, che prenda un pochino di caldo. Intanto vi faccio vedere e lo armiamo il rasoio che utilizzerò oggi per farmi la barba. Questo è un Lord, la stessa casa che fanno le lamette, infatti lo userò con la Lord Platinum, che è la lametta che mi sembra viene in regalo, ne mandano una con il rasoio. Questo l'ho comprato ragazzi su Amazon USA, pagato $5,50 mi sembra il rasoio. Testa in metallo, manico in alluminio. Ecco, l'unica cosa che secondo me di questo rasoio bisognerebbe cambiare è il manico. Perché? Perché è troppo leggero. Il manico peserà 5 grammi, ma forse anche meno. E come la testa è di metallo, tutto il peso sta sulla testa. Lo sento molto scomodo questo manico. È troppo leggero e troppo magro. A me piacciono un pochino più cicciotti. Allora ho questo manico che è in alluminio. Non mi ricordo chi lo fa questo. Non so se è un Razorok, non me lo ricordo ragazzi, però è più cicciotto, più corto, mi ci trovo benissimo, e con questo manico viene bilanciato il rasoio, non sento più tanto peso in testa. Allora, rasoietto Lord, perché ve lo faccio vedere ragazzi? Perché è un rasoio che secondo me rade veramente bene. Poi se ci montiamo la lametta rade ancora meglio, mettiamocela, vai la lametta, sta Lord Platinum. Magari un rasoio che va meglio con qualche lametta più efficace, una Wisman, una Kai, ma oggi lo usiamo con questa lametta. È un rasoio ragazzi che secondo me è un gradino, un mezzo gradino più efficace di un R89.
Sicché è un rasoio che per chi vuole iniziare, magari sta vedendo i video e è indeciso su cosa comprare, questo potrebbe essere un'opzione, perché mi immagino che anche in Italia starà sui 5-6 euro. Viene in una scatolina di cartone che uno deve rompere, trasparente, e viene una lametta di ricambio. È un rasoio con il quale sicuramente, ragazzi, si può iniziare a provare questo mondo. Poi magari se uno non gli piace, male che vada, ha speso 5-6 euro di rasoio, ecco. Però anche per chi ha la scimmia, che vuole provare cose nuove, però non vuole spendere tanti soldi, e con questi chiari di luna è più che capibile, ragazzi, sin importare quanto guadagniamo, potrebbe essere un rasoietto per rendere contenta la scimmietta. Allora, mentre tanto vedete che il sapone sta montando veramente bene. È un sapone, ragazzi, che ho visto che forse non vuole tantissima acqua, nonostante sia un tallo guato, è un'impressione che mi ha dato, sicché se li usate per la prima volta questi Aref, andateci piano con l'acqua. E non si comporta, secondo me, come gli americani, che sono assetati. Questo ha bisogno di meno acqua, mi sembra, Vi dico, ragazzi, è il terzo montaggio che faccio, in faccia sarà il secondo, perché quello di stamani l'ho solo montato in ciotola, ma mi è sembrato che avevo messo la stessa acqua che metto per gli americani e mi sono reso conto che era troppa. Infatti vedete, con meno acqua già ci siamo. Questo è manico più long con ciuffo della Boti. È il Super HD 2022. Mi sembra, sì, questo qui ancora è già il 2022. Allora, guardate come ha fatto una schiuma bella compatta il sapone. E sicuramente ora va un pochino idratato. Profumazione ottima, Certo, la profumazione magari ormai un pochino fuori stagione per voi, però chi non sta dietro a queste cose non è sparatissima, però è di un piacevole incredibile. Allora, guardate che bella schiuma, ragazzi, che ha fatto il sapone, Fatemela togliere un pochino dal pennello, che ne ho veramente troppa ora. E cerchiamo di stirare un pochino questa che ho in faccia. È anche buono il sapore del sapone, il sapore del sapone, mi è andato in bocca. Non è male, Il sapone fantastico, ragazzi. È tanta roba l'orzo. Allora, io direi che ci siamo, dai, per un die. Mi sento la faccia bella idratata. Allora, rasoietto Lord, 5 dollari di rasoio. Rasoietto, ragazzi, che io lo metterei mezzo gradino o un gradino superiore a un R89. E che quindi, ragazzi, rade veramente
veramente bene. Guardate, una barba di 2 giorni come la porta via con facilità. Sicuramente un rasoio giornaliero, ragazzi, questo. Anche un rasoio magari per le vacanze. Andate in vacanza, non volete portarvi un rasoio caro dietro, sapete dove lo lasciate. Ragazzi, un rasoietto fantastico, guardate, barba di 2 giorni, con che facilità l'ha portata via. Diamo una bagnatina. Allora guardate il sapone come copre anche senza barba. Ottimo il sapone, ottimo, ottimo, ottimo. Oltre alla profumazione, anche come base, veramente, veramente ottimo. Allora, traversino con contropelo sotto al collo. Ottimo. Pelo del pennello. E con queste lamette Lord Platinum va meglio di quello che pensavo, guardate. Il rasoio poi, ragazzi, è delicato. Usato così con un angolo aperto guardate che è una bellezza, ma è delicatissimo. Ma io vi sono onesto, per quello che costa questo rasoio, ragazzi, per come rade, è eccezionale. Andiamo a fare un pochino di ritocchi e contropelo, zona bassa del collo. Tiriamo un pochino di contropelo anche zona guance, vai. Tanto il rasoio è abbastanza delicato. Zona baffi non mi insapono più perché tanto ormai ci siamo. Ho un sacco di sapone, guardate, ancora in ciotola. Sapone che rende tantissimo, fatemi buttare via l'acqua che ormai sta piena di peli, è inservibile. Allora, molto bene, anche in zona bassa del collo non mi sta facendo assolutamente male il taglio del pelo. Qui sapete mi nasce il pelo proprio attaccato alla pelle, anche sotto pelle. È un dramma per me radermi questa parte. Quando ho usato un periodo la macchina elettrica mi faceva male questa zona quando me la tagliava la macchina elettrica,
me la strappava praticamente. Certo, è un rassoietto che magari richiede un passaggio in più. Se siete amanti del BBS assoluto, ma che secondo me una volta che l'avete un pochino capito con l'angolo, anche se è molto intuitivo, ragazzi, ottenete risultati uguali al rasoio da 200 euro, ve lo assicuro. Guardate che strage di peli che ha fatto. Io direi che la sbarbata, ragazzi, è finita. Sono liscissimo, sentite? Liscissimo, liscissimo, liscissimo. Diciamo che solo penzolamento un pochino, ma è veramente difficile il penzolamento. Guardate il profilo che ho, è molto difficile. Devo passare qualche volta in più magari. Comunque anche zona branchie, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, insapono per passare dal lume. Metodo che mi permette, usando il sapone prima dell'allume, non far sì che l'allume non mi secchi tanto la pelle. Guardate quanto ha reso il sapone, Guardate, una quarta insaponata, quanto sapone ho ancora, incredibile, Allora ragazzi, zona guance praticamente non sento l'allume, zona mento, zona baffi nemmeno, sotto il collo qui sì ho sentito appena un pochino di bruciare, più che tutto in questa zona qua che con la mascherina ieri ho lavorato un pochino al sole, magari sono anche un pochino irritato di pelle più che il rasoio. Allora ragazzi, io direi sbarbata spettacolare. Passo l'allume, non sento assolutamente il pelo, che a volte quando uno passa l'allume, come chiude un pochino fuori, il pelo si rizza, non lo sente sull'allume, no, mi sento liscissimo, la pelle è liscissima. Allora mi sciacquo subito. Mamma che sbarbata, ragazzi. Che sbarbata, guardate va. Fantastica. C'ho la pelle morbidissima. Bello grasso il sapone con l'allume mi ha praticamente già nutrito la pelle. Allora, andiamo di after. Vi metto il Linci, così se non avete questi prodotti vi interessano, avete un'idea del Linci. Alcol 60%, witch hazel, oak extract, camomilla, buono, castor oil e altre cose che non conosco. Non ha oli in sospensione, ha dosificatore. Allora, bruciore 0, nonostante abbia alcol. La profumazione mi sembra
quasi identica al sapone, si sente il frutto della passione. Aspettiamo un attimino ora che si secchi, sentiamo come va la profumazione. Forse leggermente più dolce la profumazione dell'after rispetto al sapone, ma dovrà ancora seccarsi. Comunque veramente piacevole questa profumazione, ragazzi. Mi sento la pelle nutrita, sbarbata, veramente ottima. Allora facciamo, vediamo una pletina, due considerazioni, ok? Rimontiamogli il manico originale. Così viene il rasoio, ragazzi, con una lametta di regalo. Io per 6 euro, se avessi la scimmia un pochino agitata, ci farei un pensiero, perché vi dico, è una testina che rade veramente bene per quello che costa. Poi, ragazzi, è un best buy sicuramente, perché per 5-6 euro per me questo rasoio, con l'unico difetto, ecco, del manico, che lo vedo un po' troppo, per le mie mani grosse è un po' troppo delicato, è troppo leggero, rimane troppo peso in testa, un pochino più difficile da usare così, secondo me, Poi magari poi vi trovate bene anche con questo manico. Io mi ci trovo un pochino, mi impaccia un po' usarlo con questo manico, preferisco un manico più corto e più grosso. Però è un rasoietto, ragazzi, che rade veramente bene. Secondo me rade meglio che l'R89, parere personale. Poi nei suoi commenti, se l'avete, mi dite la vostra. Però lo sento un pochino più efficace dell'R89 senza perdere assolutamente delicatezza. Guardate, oggi stamattina ho fatto qualche passaggio in più per arrivare a BBS, però guardate, non ho assolutamente rossori, non guardate qua che qui non è stata la barba, qui è il sudore di ieri sicuramente in questa zona qua, che qui quasi non mi era passato il rasoio, non ho barba lì. Un rasoio delicatissimo, però efficace. Certo, bisogna prendergli un po' l'angolo di taglio, va molto aperto, però guardate, ragazzi, il risultato veramente ottimo. Per quello che costa, vi dico, secondo me è un bel buy. Saponcino e after, ragazzi, Arefa Soap, e tanta roba, profumazione ottima. Sto sentendo un leggerissimo bruciore qui in zona baffi, ma sicuramente sarà dovuto alla profumazione, magari il passion fruit è un pochino acido, non lo so, però appena qui in zona baffi, ma già sento che sta sparendo. Può essere anche l'effetto dell'alcol magari sulla rasatura, che ho fatto contropelo, e come sapete io in zona baffi non faccio contropelo. E veramente ottimo anche la profumazione, ottima, un pochino più acida, più naturale, diciamo, nel sapone, un pochino più addolcita, tipo succo di frutta, che ci devi mettere lo zucchero per berlo, perché sennò è troppo acido questo frutto. Qua lo usiamo moltissimo, ragazzi, è come l'arancio da voi, qua invece che l'arancio usiamo più che altro questo frutto qua, e va bevuto con zucchero, se non ci si fa a berlo. Non è come l'arancio che a volte viene dolce, questo è sempre molto acido. E ecco, l'after mi ricorda più il succo di frutta addolcito, mentre il sapone mi ricorda più la polpa, diciamo, più acida. Veramente ottimo, piaciuto tantissimo. Complimenti alla zio Sam. Per comprarlo immagino che sarà direttamente su Arefa, se no entrate nel gruppo Sbarbati e Profumati, c'è anche il gruppo Telegram, e mettete d'accordo con lo zio Sam per averlo. Ottimo, ragazzi, sbarbata fantastica. Pennellino ormai non è più un view long, manico bellissimo, veramente uno dei manici Barber Pole più bellini che ho nella mia piccola collezione di pennellini. Molto comodo, piccolino, si tiene benissimo, e questi ciuffi Super HD della Body, ragazzi, lavorano veramente bene, mi piacciono tantissimo. E anche le lamette Lord, ragazzi, sono tanta roba secondo me, sono una
lamette Platinum che vanno veramente bene, almeno su di me. Va bene ragazzacci, allora per oggi è tutto, vi ringrazio per la visione dei video e ci vediamo alla prossima.